ragazzi, bentornati in questo nuovo video e finalmente concludiamo le vacanze estive per questo canale. Lo so, scusate molto se è durato molto questo periodo di distacco dall'ultimo video, ma purtroppo ci sono state in mezzo alle vacanze estive anche altre cose. Oggi vi porto una giocata molto particolare, appunto, oltre a non essere accompagnato dalla mia replica, sarò in compagnia di Rasha con la sua prospettiva e ovviamente ci sarà anche la mia. In questo caso, dopo aver avvistato un avversario in lontananza, decisi di spostarmi nella stanza successiva per difendere tutto l'ambiente. Un nostro avversario, anzi due avversari, come vedrete tra poco, avevano cercato di attaccare la nostra struttura. In questo caso riuscì a prenderne uno mentre l'altro a farlo fuggire. Devo ammetterlo, questa è stata un'azione che è andata molto di culo, visto che non avevo sentito i suoi passi, era stato molto silenzioso. Però diciamo che arriva giusto in tempo per beccarlo. Rasha nel frattempo con la sua parte di squadra decise di spostarsi dalla zona del cinema e di andare nel giardino, visto che sembrava pulito. Questo perché gli avversari bloccavano l'entrata dall'altra parte del campo, quindi era impossibile poter avanzare senza essere presi. Il piano di Rasha era quello di affiancare i nemici e di prenderli da dietro, contro ogni loro aspettativa. In questa giocata era presente anche un mio compagno del Junior Software Camp, Filo. Lo saluto ed è accompagnato anche da suo padre. Ah ragazzi, vi volevo ricordare una piccola cosa. Il canale di Rasha è in descrizione. Se volete andare a dare un'occhiata, che lo trovo molto interessante come canale, andatelo pure a vedere, tranquilli. Ah, vedrete anche un'altra parte della sua prospettiva, solo con la sua prospettiva di questa giocata, dove faccio anche da scudo umano, quindi andatelo a vedere perché è molto divertente. Purtroppo Rasha e la loro squadra non fecero in tempo ad affiancare i nemici, che suonò la campanella, quindi finì il game. Insieme a altri miei compagni decidemmo di andare nei piani superiori, però si presentò subito un problema. Eravamo in troppi. Appunto, in questo campo c'è la regola di 4 persone nei piani superiori, non per questioni di sicurezza, ma più che altro per questioni di spazi. Visto che comunque muoversi in 10 nei piani superiori non era proprio la cosa più comoda, visto che era anche uno spazio ristretto. Così decisi di approcciarmi da solo, in modo molto rischioso, e di entrare nel giardino. L'arena oggi era molto popolata, appunto eravamo divisi in 3 squadre. Una partiva dal giardino, cioè dalle trincee, e l'altra partiva dall'altra parte del campo, e noi partivamo dalla zona spawn. Ebbe uno scontro ravvicinato, come vedete in questo momento,
mi sfiorò il pallino. Appunto questo avversario aveva anche un fucile a pompa e mi cagai in mano in quel momento e decisi di retrocedere, di non attaccare più, visto che comunque andavo io da solo contro una squadra. Così decisi di andare ad aiutare al cinema, come ha fatto Filo. Rasha mentre rimane sempre nei piani alti, come ultima difesa della nostra squadra. Sono io. Tieni destra, e ti tengo di più il centro. Qui ci fu un errore, diciamo, che dal buio veniva oscurata la fascetta del mio avversario. Pensai che fosse il blu, no? Invece capii più tardi che era giallo. E lui con una mossa molto veloce riuscì ad andare a sbattere contro il muro e a prendermi. Molto bravo, complimenti. Questa mia distrazione costò cara anche a Rasha, il quale fu colpito anche lui. Preso! Quarto e ultimo game. In questo caso ci eravamo uniti alla squadra gialla. Blu che entrano. In questo campo ci sono due entrate. Quella dove appunto dovevamo attaccare, dalla parte in cui dovevamo attaccare, cioè quella dei rossi, e mentre l'altra dove invece si andava verso la zona morti, diciamo, nella zona colpiti. Così decidemmo di andare con i nostri alleati e di avanzare verso il nostro obiettivo, che in questo caso era quello di disinnescare una bomba. Visto che devo vedere l'altra parte del campo, non volevo rendermi inutile stando lì fermo, così decisi di avanzare e di andare nei piani superiori per dare uno sguardo alla situazione. Ah ragazzi, se vi sta piacendo il video mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanellina e soprattutto lasciate un like. Ah, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram già che ci siete, visto che comunque lì vi tengo aggiornati sulla mia situazione personale e sulla situazione del canale. E magari ci sarà anche qualche stupidata. Rasha invece decide di avanzare dall'altra parte del campo. Ne vedo una luce, probabilmente alleato. Blu! In questo punto la mia squadra era bloccata da un avversario che stava proprio lì in quell'angolo, dietro proprio quella parete sottile. Esso teneva un'intera squadra, compresa anche la squadra di Rasha. Così decidemmo di lanciare una granata. A quanto pare però il nostro avversario riuscì a spostarsi prima che venga preso. Scusate per la scarsa qualità di questa parte della giocata in cui è molto buio come situazione, però purtroppo non erano accese le luci quel giorno. In questo caso il nostro compagno con
con un gesto molto maldestro cercò di colpire con una mossa molto maldestra cercò di colpire il nostro avversario senza successo. Il suo movimento non è stato maldestro in sé, ma sai, il fucile lungo in un ambiente così ristretto non ha reso lenta la mossa, ecco il movimento. La squadra di Rasha concentrò il suo fuoco anche in quel punto dove appunto c'era il nostro nemico, il nostro avversario. Una volta eliminato l'avversario, decisi di avanzare insieme a un altro mio compagno di squadra per andare a disinnescare la bomba. Rasha invece cercò di andare ai piani superiori. Però in un angolino c'era un altro avversario molto silenzioso ed è stato lì tutto il tempo e Rasha fu colpito. In questo caso eravamo in una zona molto pericolosa, visto che eravamo sotto alla difesa nemica e soprattutto era una zona in cui ci avrebbero potuto prendere anche dai lati, visto che non ero consapevole che avevano eliminato tutti gli avversari sul piano superiore. Qui appunto ci fu un malinteso. Un nostro compagno, Phil in questo caso, che aveva ripulito gli altri piani, iniziò ad ingaggiarmi pensando che fossi un nemico e io iniziai a sparare anche a lui, visto che non l'avevo riconosciuto. Si muoveva in modo molto rapido, quindi non riconobbi la sua divisa e quindi ci fu un malinteso. In questo caso decisi di tirar fuori la pistola, come vedete dalle seguenti clip. Qua addirittura cercò anche di prendermi e riuscì quasi, visto che rimbalzò sui miei occhialini, prese un pezzo di legno e poi rimbalzò sui miei pallini. Comunque stavo dicendo che ho deciso di usare la pistola perché era uno spazio molto ristretto. Qui finì il game. E qui scoprimmo che eravamo compagni di squadra. Scoprimmo anche che la ragazza che difendeva, l'unica sopravvissuta della squadra avversaria, l'ultima loro difesa, rimase lì nell'angolino mentre era circondata da 2 intere squadre. Cazzo fai? Perché spari a me? Io non sono stato con te. Urla Bruno. Appunto mi sembrava. Quindi diciamo che qua un po' di paura e di inconsapevolezza di quanti avversari c'erano non ci portò alla conquista dell'obiettivo, quando ormai la vittoria era lì praticamente. Bene ragazzi, questo video si è concluso finalmente, spero che vi sia piaciuto. Se volete degli altri video in collaborazione con Rasha o con altri ragazzi che fanno video di Softair qua su YouTube Italia, scrivetemelo nei commenti e magari ci potrà uscire dei video interessanti anche con altre persone. Io vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi!